Riders e benvenuti dal vostro Medors! Ultimamente la mobilità alternativa è diventata un tema sempre più scottante, merito anche degli svariati e discussi incentivi promossi nel 2020, che oltre a movimentare il mercato auto hanno scatenato un vero e proprio boom di bici, scooter e monopattini elettrici. Tralasciamo quest'ultima categoria, che tra l'altro ho appreso da pochi giorni che sarà anche patrocinata dalla Dorna. Sì, esatto, la società che gestisce MotoGP e Superbike con la categoria e-scooter. Già il nome sembra uno starnuto e non penso sia il caso di aggiungere altro. Ma oggi l'argomento del giorno è la moto elettrica. Cosa ne pensi delle moto elettriche? Questa è una domanda che ultimamente mi è stata posta sia sui social che in concessionaria e dove tra l'altro un veicolo elettrico ha già fatto capolino, la Vespa elettrica. E volenti o nolenti, la direzione dove le normative anti-inquinamento ci stanno portando sembra essere proprio quella del progressivo addio all'endotermico, che sta passando verso normative sempre più soffocanti per i nostri amati motori a scoppio, che già da quest'anno sono entrati nell'Euro 5 e che nel 2024 dovrebbero entrare addirittura nell'Euro 5+. Dal resto del mondo iniziano ad arrivare sempre più notizie sull'accelerazione verso questa transizione elettrica. In California dal 2035 stop alla vendita di moto da fuoristrada con motore a scoppio e nel Regno Unito dal 2030 ci sarà lo stop alla vendita delle auto endotermiche, eccezione fatta per le ibride. Le due ruote sembrano non essere colpite da quest'ultimo provvedimento per ora, ma probabilmente con futuri sviluppi dell'elettrico in ambito moto, chissà. Ed arriviamo così alla chiave di volta di questo video. Il motociclismo è pronto a passare all'elettrico? Il nostro è un mondo ricco di passione e tradizione, e pertanto molto chiuso di fronte a cambiamenti così radicali che arrivano perfino a cancellare il rombo del motore che sale rabbioso di giri, le vibrazioni rilasciate dal propulsore e il profumo della benzina. Anche a me sale il magone a pensare ad un mondo popolato da moto che vanno via con un solo sibilo. Ma se sull'elettrico si sono avviati perfino produttori del calibro di Harley Davidson e KTM, due case molto differenti tra di loro ma che condividono in comune filosofie costruttive ben distinte, ma entrambe storicamente poco concentrate sul contenimento delle emissioni e dell'inquinamento sonoro, allora possiamo iniziare a preoccuparci. Basta vedere il mio KTM 250 SX a due tempi, appena acceso con relativa fumea da miscela a freddo, oppure sentire un Harley Davidson a diversi isolati di distanza grazie al loro caratteristico rombo dato dagli scarichi aperti, per capire quanto questi due nomi siano stati in passato lontani dal mondo green. Ma oggi nel listino KTM, di fianco ai pochi resilienti due tempi rimasti e ai modelli quattro tempi per il settore off-road, ha inserito un mezzo come la Freeride EXC, un prodotto pensato per l'enduro a 12.028 euro come indicato sul sito, completo di kit per la ricarica e addirittura un mini cross come l'SX E5 per i piloti più giovani alla modica, si fa per dire, cifra di 5.120 euro, escluso il caricabatteria. Spostiamoci di continente e passiamo dalle mulattiere alle strade asfaltate americane, ed è qui che troviamo un modello che ha fatto molto parlare di sé, la Livewire. Dal look muscoloso come da tradizione Harley, dal prezzo non estremamente distante da un Electra Glide pari a 34.200 euro e un peso quasi leggero per un Harley pari a 251 kg e con una bella coppia di 116 Nm a fronte di 105 cavalli e con un'autonomia dichiarata di 235 km. Ho preso e analizzato questi due esempi parecchio emblematici per farvi leggere tra le righe la risposta alla precedente domanda. No, il motociclismo non è ancora pronto. Sebbene per l'uso stradale anche io sia più favorevole ad avere una buona coppia piuttosto che un quantitativo esorbitante di cavalli, l'elettrico, oltre ad essere più asettico del motore a scoppio, al momento ha ancora dei grossi limiti. Il primo tra tutti è l'autonomia e i tempi di ricarica. Prendiamo ad esempio la Livewire, che ha un'autonomia dichiarata di 235 km, ma se uno dovesse guidarla in maniera più allegra, si manterrebbe tale? La mia esperienza con l'elettrico si limita agli scooter new e seppur dotati di prestazioni molto inferiori rispetto alla Harley, il semplice passare da una mappa eco ad una sport cambia sensibilmente l'autonomia residua. La mia Dorsoduro 900 sotto questo aspetto non è tanto meglio della Livewire, sia chiaro, ma a differenza di quest'ultima in pochi minuti mi consente di effettuare il rifornimento, mentre sulla Harley si parla di 40 minuti per arrivare all'80% di ricarica e di 60 minuti per arrivare al 100% della carica. Vi immaginate su un giro bello lungo cosa vuol dire fermarsi 2 o 3 volte per un'ora? E passiamo al secondo grosso limite, che è dettato dal prezzo di acquisto, ben superiore alle motociclette con motore a scoppio. Gli incentivi stanno smuovendo qualcosa, ma ancora siamo lontani. Sicuramente con l'evoluzione a livello tecnico dei modelli, unita ad una produzione più di massa rispetto alle poche unità attuali, dovrebbero consentire prezzi più abbordabili e soprattutto autonomie o tempi di ricarica più efficienti.
Ma quindi Matt ha un parere negativo sulle moto elettriche, che cosa ne pensi veramente? Beh, penso che la salvaguardia dell'ambiente sia un tema delicato e che sicuramente in passato siano stati commessi tanti sbagli. Ultimamente sulle due ruote però si sta assistendo ad un vero e proprio accanimento con le normative sempre più pressanti e le case motociclistiche stanno faticando ad adeguarsi ed ecco il motivo per il quale svariati modelli iconici sono già spariti con l'arrivo dell'Euro 5. E qui arriviamo ad una differenza fondamentale: le due ruote, a differenza delle quattro, non rimangono a lungo imbottinate del traffico e i tempi di percorrenza sono inferiori. Pertanto tutta questa corsa immediata all'elettrico la vedo un po' insensata, almeno per quanto riguarda il lato due ruote. Ma mi concentrerei nella riconversione di altre attività, fabbriche, l'inquinamento prodotto dai riscaldamenti, dai mezzi pesanti, insomma ci sono altre priorità. Ma comunque una transizione sembra essere in atto e pertanto analizziamo e rimaniamo concentrati sul discorso moto. E qui purtroppo le moto, a differenza delle auto, hanno meno spazio dove installare le componenti, pertanto dimensioni di batterie e motori elettrici dovranno essere sempre proporzionate in base al mezzo. Inoltre il rapporto peso-potenza sulle due ruote è un aspetto fondamentale e a meno che non si arrivi a spendere cifre veramente importanti sull'elettrico, molto spesso non si hanno gli stessi risultati dei motori endotermici. Non è tutto quanto negativo comunque il discorso elettrico. Personalmente sono affascinato dalle due ruote sotto ogni aspetto e mi ritengo anche molto curioso a livello tecnico. E l'elettrico da questo punto di vista è pregno di svariate soluzioni costruttive, come ad esempio motori non esclusivamente centrali come con le moto tradizionali, ma perfino disposti sul cerchio posteriore, come sulla moto prodotta da Berge Motorcycles, è in grado di sviluppare una coppia addirittura di 1000 Nm. E questo è un altro aspetto entusiasmante del propulsore elettrico, che è in grado di fornire grandi quantitativi di coppia in maniera costante, senza buchi nell'erogazione come sui motori benzina. Sull'estremizzazione del prodotto nulla da dire. Di recente l'elettrico è stato protagonista di un bel record di velocità pari a 408 km/h realizzato dalla Vauxhall Wattman, perdonatemi la pronuncia, non so se in francese la pronunciano differentemente, ma nell'utilizzo quotidiano su potenze assumibili tra i 125 e i 400 cm3 endotermici, a mio avviso ancora c'è tanta strada da fare, soprattutto per il prezzo. Un altro aspetto che adoro della mobilità alternativa è il rilancio dell'estero italico. L'Italia in ambito motori ha sempre dato il suo apporto sia in campo motociclistico che automobilistico e tutt'oggi il lustro dietro ad alcuni marchi italiani, magari finito sotto gestioni straniere come Ducati con il gruppo Audi e MV Agusta con il russo Team Sardarov, sono ancora dei veri e propri emblemi di qualità e tecnica. E il punto è che diverse imprese italiane si sono lanciate sull'elettrico, come la ormai famosa casa modenese Energica, che oltre a realizzare splendide e costose moto naked e sportive rigorosamente elettriche, fornisce anche i modelli Ego Corsa, protagonisti nel moto mondiale della categoria Moto E. Ma ci sono molti altri esempi più locali ed embrionali, come ad esempio la Thunderbolt di Loris Reggiani, un ibrido tra una pit bike e una mini GP con ruote da 12 pollici, oppure la Tacita, azienda torinese specializzata in moto da cross e motarde, che addirittura ha prodotto un modello che ha partecipato nel 2012 al Rally di Merzouga in Marocco e all'ultima tappa della Dakar 2020. E il modello in questione è la T-Race Rally, che adesso diventerà Pro, come è stato annunciato per il 2021, con l'arrivo di questo modello che addirittura invece di partecipare ad una singola tappa della competizione della Dakar, parteciperà all'intero evento. Insomma, si tratta di una nuova corsa all'oro, o in questo caso è meglio dire all'elettrico. Personalmente sono disposto a provare diversi modelli di moto elettriche, in particolare sono interessato ai mezzi prodotti dall'americana Zero Motorcycles, dalla già citata Energica. Avendo avuto una pit bike sono anche curioso di provare il prodotto di Loris Reggiani o la Thunderbolt e avrei piacere anche a raccontarvi storie locali che mirano al mondo, come nel caso della Tacita e della partecipazione alla Dakar, sempre mosso dalla curiosità e dalla passione che mi ha spinto a fare delle due ruote non solo uno svago ma un lavoro vero e proprio. E voi cosa ne pensate delle moto elettriche? Le provereste? Quindi gente, questo è un piccolo incipit del mondo elettrico legato alle due ruote. Fatemi sapere se vi possono interessare eventuali approfondimenti o comunque possiamo creare una sorta di rubrica green anche per parlare di questo, perché no, sono aperto a tutto quanto. Perciò fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate dell'elettrico con le due ruote. Se non vi siete ancora iscritti, ovviamente fatelo e ricordatevi di attivare la campanellina per restare aggiornati sui miei successivi caricamenti. E se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel pollice in su e a condividerlo con i vostri amici per aiutare la crescita del canale. Per il resto noi ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Medors!